Questa è la storia della più grande vergogna nella storia della navigazione moderna. La storia della notte in cui un inchino stupido trasformò il Mediterraneo in un cimitero. Oggi scendiamo nelle profondità della tragedia della Costa Concordia, una nave che doveva essere il simbolo dei viaggi più lussuosi del mondo, ma che in poche ore si trasformò in uno degli incubi più oscuri della storia. 13 gennaio 2012, porto di Civitavecchia. Oltre 4.200 passeggeri salirono a bordo con sorrisi e speranza. Le sale da pranzo erano piene di luce e musica. I calici di champagne si alzavano e nessuno immaginava che solo 3 ore dopo quel viaggio tranquillo si sarebbe trasformato in una scena di terrore. Doveva essere un ricordo da sogno, ma l'orgoglio di una sola persona cambiò tutto. Sul ponte di comando l'atmosfera era estremamente tesa. Il capitano Francesco Schettino, nel tentativo di una dimostrazione inutile e arrogante, decise di eseguire la pericolosa tradizione dell'inchino, una manovra irresponsabile che avvicinava la nave in modo eccessivo alla costa dell'isola del Giglio per rendere omaggio a un vecchio conoscente. Gli ufficiali, con gli occhi pieni di paura, fissavano i radar. Gli schermi indicavano chiaramente che la profondità dell'acqua stava diminuendo in modo critico. Gli avvertimenti arrivarono uno dopo l'altro, ma Schettino, accecato dall'orgoglio, ignorò tutti i protocolli e ordinò di proseguire verso il disastro. Alle 21:45 il silenzio della notte fu spezzato da un boato violento. Una roccia sommersa, chiamata Squall, squarciò lo scafo come una lama d'acciaio. Non fu un semplice urto. Una fenditura di circa 70 metri, lunga quanto un grande aereo, si aprì sul fianco della Concordia. Il metallo cedette alla roccia e il suono dello scafo che si lacerava risuonò in tutta la nave. In pochi minuti, milioni di litri di acqua gelida del Mediterraneo invasero la sala macchine con forza devastante. I generatori si spensero sotto l'assalto dell'acqua e improvvisamente il palazzo galleggiante sprofondò nel buio totale. Il silenzio pesante che seguì la fine della musica e delle luci fu il primo messaggero della morte. I sistemi vitali erano fuori uso e il gigante da 114.000 tonnellate, ormai senza controllo, iniziò lentamente a inclinarsi su un lato. La Concordia non era più una nave. Era diventata una gigantesca bara intrappolata nella notte tra le rocce. La parte più terribile non fu l'impatto, ma la catena di bugie sistematiche che distrusse 45 minuti preziosi. Schettino aveva capito perfettamente la gravità della situazione. Aveva sentito lo scafo aprirsi e l'acqua invadere la nave, ma scelse di fingere calma. Mentre la Costa Concordia si inclinava sempre di più come un gigante ferito, i passeggeri si muovevano nei corridoi bui e pieni di fumo, toccando le pareti fredde per trovare un'uscita. E dagli altoparlanti arrivava una voce in totale contrasto con la realtà. Signore e signori, vi preghiamo di tornare nelle vostre cabine. Non c'è motivo di preoccuparsi. Si tratta solo di un piccolo problema elettrico. I tecnici stanno risolvendo la situazione. Tutto è sotto controllo. Quelle parole firmarono la condanna a morte di molti. Persone che avrebbero potuto raggiungere le scialuppe con le proprie gambe rimasero intrappolate nelle cabine. Quando finalmente alle 22:54 fu dato l'allarme di evacuazione, era ormai troppo tardi. L'inclinazione della nave era tale che molte scialuppe non potevano più essere utilizzate. Più di 4.000 persone erano intrappolate mentre la nave continuava a piegarsi. I corridoi si trasformarono in trappole verticali. Le persone erano costrette a camminare sulle pareti per raggiungere l'acqua. In mezzo al caos emersero eroi come Giuseppe Girolamo,
un musicista che non sapeva nemmeno nuotare, ma diede il suo giubbotto salvagente a un bambino e morì nella sala macchine. Ma il capitano fece una scelta diversa. Il mondo rimase scioccato da una comunicazione radio. Gregorio De Falco, ufficiale della Guardia Costiera di Livorno, scoprì una verità incredibile. Una scialuppa si stava allontanando dalla nave e a bordo c'era il capitano Schettino. Capitano, dove sei esattamente adesso? Schettino rispose con voce incerta. Io te guys da Isiara. Io sono qui per coordinare l'evacuazione da lontano. Ma De Falco capì la verità e gridò. Quella frase divenne il simbolo della tragedia. Schettino sostenne di essere scivolato accidentalmente su una scialuppa. Una scusa che lo rese uno degli uomini più odiati d'Italia. Per rimediare all'errore di un solo uomo, fu necessaria la più grande e costosa operazione di recupero della storia. Oltre 1,5 miliardi di dollari furono spesi, 3 volte il costo della nave stessa. Alla fine, quel simbolo di lusso fu ridotto a rottame e trasportato al porto di Genova. 32 persone morirono, tra cui una bambina di 5 anni. Schettino fu condannato a 16 anni di carcere, ma è davvero sufficiente per compensare tutte quelle bugie e quella irresponsabilità. La tragedia della Costa Concordia dimostrò che anche nelle tecnologie più avanzate, l'anello più debole resta l'essere umano. Una sola decisione sbagliata, un solo momento di orgoglio può distruggere tutto. Quella notte gli eroi rimasero sulla nave e i codardi fuggirono verso la sicurezza. La storia ricorderà Schettino come una vergogna, ma il coraggio di uomini come Giuseppe Girolamo vivrà per sempre tra le onde del Mediterraneo. Se questa storia ti ha colpito, scrivilo nei commenti. Secondo te, 16 anni di carcere sono una pena giusta per Schettino?